Rifletteremo un attimo sui genitori di Teresina. Ho avuto nel cuore, appena ho cominciato a riflettere su questa tematica, un'espressione di Teresina legata alla venerazione della Vergine Maria. In un testo Teresina quasi si lamenta, in realtà negli ultimi discorsi della sua vita, si lamenta di un certo approccio alla Vergine Maria che crede che più si esalta e si mette lontana la Vergine Maria, più la si onora. In realtà diceva, la Vergine Maria di qua, la Vergine Maria di là, a un certo momento non se ne può più. E quindi ho sentito che questa intuizione volesse orientarmi verso un discorso terra-terra, molto concreto sui genitori di Teresina, piuttosto che dipingerli con una pennellata troppo zuccherosa e zuccherata che fa venire anche un po' un senso di irraggiungibilità. Se loro sono i genitori della santa della piccola via, sicuramente anche loro sono santi della piccola via. Chi era presente 2 giorni fa, forse ci sono elementi che prenderò per scontato, la cosa bella è che tutte le conferenze, anche quelle migliori delle mie, sono presenti online su YouTube, per cui potete riimmergervi in questo ritiro spirituale che le sorelle ci hanno regalato in questi giorni, non soltanto la presenza fisica del corpo di Teresa, ma anche la presenza spirituale, il far memoria, il portare verso il cuore. Quindi non vi racconterò la storia dei genitori, non porterò episodi che parlano della loro grande santità, ma 3 elementi, 3 punti della loro vita dopo una brevissima introduzione per chi non li conosce. Mi permetto anche di fare la pubblicità della mostra che c'è accanto a noi, vicino alla cattedrale, perché su quei panneau che sono esposti ci sono dei tesori che praticamente farebbero una conferenza molto più documentata di quella che vi presenterò in 30 minuti. Allora, Luigi Martin nasce nel 1823 e Zélie Guérin, che sarà sua sposa, Zélie Martin, nel 1831, quindi era leggermente più piccola di lei, entrambi di famiglie militari che si installarono nella piccola città di Alençon, in Francia. Entrambi cercano di consacrarsi, entrambi cercano di entrare nella vita religiosa, meglio dire vita religiosa che consacrarsi, perché siamo consacrati già nel battesimo, è un'altra forma di consacrazione. Entrambi, senza entrare nei dettagli del perché, non vengono accettati. Ho letto una frase bellissima in un testo che parlava dei 2 santi e che ve la dico. Mi ha molto colpito la lettura spirituale che fa l'autrice di questo piccolo testo sui genitori di Santa Teresina a proposito del rifiuto vocazionale di questi 2. Scrive: Dio ha rifiutato di passare l'eternità senza la piccola Teresa. Cioè il fatto che loro siano stati in qualche modo rimandati non era un no, era il desiderio di Dio che ci fosse una piccola Teresa. E questo mi ha fatto pensare che Dio può fare tutto e qualsiasi cosa, ma ha scelto di fare tutto con noi e non malgrado noi. Questa realtà spirituale è stata riassunta in maniera mirabile in un colloquio che un mio amico era testimone di questo colloquio al Monte Athos. Disse il monaco: da quando ha creato l'essere umano, Dio ha deciso di non fare più niente senza di Lui. Pensate che grande onore il Signore ci dà. E per questo il mio primo punto di riflessione sarà sulla realtà della vocazione. Poi parlerò dell'amicizia, poi parlerò dell'educazione. Questi sono i 3 punti della mia riflessione. Per parlare della vocazione vorrei porci una domanda e fare 3 istanti di silenzio per cercare di tirare una risposta. Non è un momento dialogico, quindi non vi chiederò di intervenire, ma fossimo in un altro contesto l'avrei fatto. Perché tra migliaia e milioni e miliardi di sposi,
gli sposi Martin, Luigi e Zelia sono diventati santi. E la risposta, se percorriamo anche la teologia di San Tommaso e altre teologie, è paradossalmente è molto semplice, perché l'hanno voluto, e l'hanno voluto con tutto il cuore e con tutto il loro essere. E non è quella volontà, quel desiderio che passa per la mente e viene soppolto dal prossimo scroll dello schermo, è un desiderio che animava il loro essere. Ed è questo il primo punto che vorrei indagare brevemente con voi. C'è un testo, se volete poi approfondire, che raccoglie la corrispondenza tra Zelia, cioè le corrispondenze di Zelia e di Luigi, non solo tra di loro. Zelia scriveva molto, Luigi ha scritto una decina di lettere. Il libro è così, ci sono una dozzina di lettere di Luigi e il resto è di Zelia. Per dirvi che anche i santi possono essere diversi. A lui non piaceva scrivere, lei scriveva alle figlie, lasciava memorie, eccetera. E nella loro diversità ognuno è stato santo e anche nella loro unione. E scrive Zelia, e vi ricorderà certamente Teresa: pure io vorrei essere santa, ma non so da quale parte cominciare. Ci sono tante cose da fare e io sono piena di desiderio. Mi dico spesso nella giornata: mio Dio, io voglio veramente essere santa. È un primo esame di coscienza che non deve farci sentire in colpa, ma infiammare il nostro desiderio. Io ho questo desiderio al cospetto di Dio? Ho questo desiderio veramente della santità? Che poi cos'è la santità? È un'altra grande domanda, anche lei lo capirà e lo vedremo. L'intento di questa riflessione sarà anche di capire un poco questo senso della santità. Di Teresa e della madre di Teresa, di Teresa abbiamo una frase molto simile, nella quale anche lei, nell'atto di offerta, parla del suo desiderio di santità. Dice: desidero essere santa, ma sono cosciente della mia piccolezza. Signore, sii tu la mia santità. I santi lo diventano perché veramente lo vogliono. Perché se tu vuoi essere colmo di Dio, Dio lo desidera molto più di te. E quindi chi non diventa santo è perché in un modo o nell'altro non ha spalancato le porte a Cristo. Verso la fine della sua vita vediamo che questo desiderio di Zelia non è sbiadito. Lei che lavorava i tessuti, il tessuto del suo cuore era ancora fresco di desiderio di santità, perché dice, e queste sono testimonianze del processo di canonizzazione verso la fine della sua vita: sì, ho un obiettivo, e questo obiettivo è di amare Dio con tutto il mio cuore. Ha capito cos'è la santità? La santità non è la perfezione, e alcuni biografi di Zelia diranno che il tormento di Zelia era quello di aver confuso santità e perfezione. Voleva essere perfetta in tutto, era anche un po' ansiosa, era anche un po' a volte energetica e dura, contrariamente al marito che era un po' morbidoso, si può dire. Col tempo ha capito che l'essenziale è amare Dio. Ebbene, per arrivare alla santità ha capito innanzitutto che non è un progetto personale, ovvero non è un progetto che realizziamo con le nostre forze, certo che è un progetto personale, ma un progetto che si fa in dialogo col Signore. Per questo ha inventato questa preghiera che vi prego di ascoltarla pregandola con me, quindi non solo di ascoltare quello che dice, ma di farlo vostro. Mio Dio, ed è una preghiera che ha insegnato alle figlie: mio Dio, ti offro il mio cuore, prendilo, in modo che nessun altro lo possegga, ma soltanto tu, mio buon Gesù. Ecco, lo ripeto perché è una bellissima preghiera. Mio Dio, ti offro il mio cuore, prendilo, in modo che nessun altro lo possegga, ma soltanto tu, mio buon Gesù.
Vi dicevo che aveva un po' la malattia del perfezionismo, essendo stata rifiutata, aveva vissuto un po' la vocazione al matrimonio, sebbene avesse una specie di locuzione interna che le indicava al marito Luigi, quasi come un ripiego, e racconta in una lettera a una delle figlie, mi sfugge quale, se Paolina o altra, intanto racconta questo e dice: il giorno del matrimonio siamo andati a visitare mia sorella, che era stata accettata nell'ordine religioso, e ho passato 3 ore a piangere. Ha passato 3 ore a piangere il giorno del suo matrimonio, perché, si può dire, perché non aveva ancora capito che i privilegi della sorella nel suo stato di vita, nella sua vocazione, li aveva lei nel suo stato di vita. Questo è dovuta a tante cose, è dovuta anche all'educazione vocazionale che riceviamo, o che forse era ancora più dominante nella storia della Chiesa. C'era chi è chiamato agli stati di perfezione e c'era chi doveva zappare la terra. Niente di più sbagliato. E San Francesco di Sales, dottore della Chiesa, già cercava di esorcizzare questo con una figlia spirituale che anche lei era in tormento vocazionale, e gli disse questa frase bellissima: devi amare la tua vocazione laica, devi amare la tua vocazione perché Dio stesso la ama. Se Zelia scrive questo alla figlia, è proprio per manifestare che lei ha sposato la sua vocazione di sposa. Infatti dice nel seguito della lettera: quando siete arrivate voi, ci siamo dedicati anima e corpo a voi, e lì abbiamo vissuto e capito veramente la nostra vocazione. Ecco, questa è una conversione di una santa che scopre che Dio non la chiama al di là del suo stato di vita, ma nel suo stato di vita, nel suo oggi. Per tirare una prima lezione da questo, dobbiamo dirci: non devo cercare Dio in qualcosa che è lontano, che è fuori da quello del mio stato di vita, lassù nei cieli o giù nel profondo della terra, perché è vicino al mio cuore, al mio quotidiano, ai miei doveri di ogni giorno. Non c'è un volto o un abito unico dell'amore, ci sono 8 miliardi di abiti e di volti dell'amore. Ognuno di noi deve discernere e abbracciare il suo, sapendo che dobbiamo amare la nostra vocazione perché Dio stesso la ama. E come ci insegnò Carlo Acutis, Dio non ci ama in serie, Dio ci ama sul serio. Non c'è un codice a barre appiccicato su tutti i religiosi o tutti i cardinali o tutte le consacrate o le castrali. Ognuno e ognuna ha una vocazione particolare. Passo al secondo punto. Dicevo, quell'episodio avvenne il giorno del matrimonio di Zelia e di Luigi. La cosa che non vi ho detto è che Luigi era con Zelia. Quindi immaginate di essere lì come felice sposo vicino alla tua sposa e capire che tua sposa avrebbe voluto fare altro nella vita piuttosto che sposarsi. Eppure racconta che Luigi la capì, perché anche il suo cuore era teso alle realtà eterne. Ricordate, Teresa dice: i miei genitori erano più degni del cielo che della terra. Parla dei suoi genitori e della sua famiglia come terra santa. Parla di loro come catechesi vivente. Parla di loro come predica vivente, come leggerò in un passo successivo. Entrambi dovevano maturare verso la loro vocazione, verso il loro stato di vita, ma già in quel stato di tormento erano amici. In alcune lettere, quelle poche lettere che scrive Luigi, scrive a volte alla moglie scrivendo cara amica. Quando giravo l'Italia per fare conferenze, mi ricordo ancora che ero in Calabria, e quando parlavo dell'importanza dell'amicizia nella vita di coppia, uno dei signori, posso dire che era di una certa età, si ribellò, mi disse: io non voglio che mia moglie sia mia amica, pensando che
l'amicizia spegnesse l'eros. Ebbene, ci sono 3 volti dell'amore che siamo chiamati a coniugare. La filia, l'amore di amicizia, l'eros, l'amore appassionato, carnale, e l'agape, l'amore oblativo. E la pratica mostra che quei 2 grandi estremità e poli dell'amore che sono eros e agape trovano il loro equilibrio e la loro durevolezza solo se c'è la filia. Lo diceva già un filosofo che solitamente non si cita per dire quello che noi vogliamo dire come cristiani, ma lo Spirito parla da tutte le bocche, come insegnava già l'Ambrosiaster. Vi dico cosa diceva, poi vi dico chi era. Non è la mancanza di amore, ma la mancanza di amicizia che rende i matrimoni infelici. Non è la mancanza di amore, ma la mancanza di amicizia che rende i matrimoni infelici. È Friedrich Nietzsche, il filosofo della morte di Dio e di altre cose. Però pensate a questo fatto. Quando le coppie diventano infelici? Non quando la vita sessuale non è alle stelle, perché su quella si può lavorare, ma quando non c'è più dialogo, quando non c'è più custodia della vita dell'altro, quando mi servo dell'altro, ognuno con i suoi strumenti di potenza. L'amicizia invece, come insegnava un grande autore medievale, Erredo di Rivaux, l'amicizia è custodire l'animo dell'altro, custodire la sua vita, la sua vocazione più intima, essere veramente un angelo custode dell'altro, ma anche qualcuno che promuove la vita dell'altro. E Zelia scrive del marito, cioè noi magari a volte anche scherzando, io vengo da una cultura dove per essere simpatici bisogna scherzare a quanto il matrimonio è una tortura, no? Che a volte fa anche ridere, ma se in fondo fa ridere e non fa piangere, se in fondo c'è una benevolenza vera. E guardate cosa dice Zelia del marito. I nostri sentimenti erano sempre all'unisono e lui è stato sempre per me un consolatore e un sostegno. Ora, i biblisti tra voi, consolatore e sostegno, cosa dicono queste parole? Cose che Dio fa. Consolatore è paraclito e sostegno è proprio la man di Dio. Era strumento di Dio. Questa è la vera amicizia. Essere strumenti di Dio l'uno nella vita dell'altro. Ed è molto più facile dirlo che esserlo, perché è veramente un lavoro su se stessi per non autoimporsi come profeti nella vita dell'altro, dando consigli non richiesti e pontificando sulla vita dell'altro, ma allo stesso tempo non vivendo un menefreghismo che vuole la pace diciamo a basso costo, una pace del non dialogo. E questo equilibrio è un'arte nella vita degli sposi. E gli sposi Martin avevano questo. Forse è molto più evidente nella vita degli sposi Quattrocchi, perché la moglie bacchettava ogni tanto il marito, perché voleva che puntasse verso la santità. Ma anche nella vita degli sposi Martin sono lettere che vi invito a leggere perché non sono lettere che svolazzano, cioè non ci sono ali d'angelo intorno. Sì, ci sono, ma nel senso che non sono campate in aria, sono cose concretissime di una coppia che se approfondite la loro vita ne è passato di inferi e inferni e di sofferenze. Su 9 figli, 4 sono morti, di cui una a 5 anni, un conto, in realtà in ogni età, anche nel grembo, una vita soffre, però 5 anni, avendo una figlia di 5 anni, mi rendo conto che sarebbe tragicissimo perdere un bambino a quest'età. Anche le guerre che c'erano, che hanno messo in difficoltà le economie della famiglia, tutto questo non è indifferente nella vita di una coppia
che, immersa nella terra, cercava di mantenere il cuore in cielo. Come intitolava il bel diario dell'anima di Papa Giovanni XXIII, erano santi perché amavano la terra con il cielo nel cuore. Quindi amicizia è la seconda cosa che ci insegnano. La prima cosa, amare la nostra vocazione e anche la vocazione dei nostri figli, come vedremo. La seconda cosa, amicizia. Lavorare su questo dialogo. L'amicizia consiste nell'apertura del cuore in un contesto di fiducia, in quello che, per evocare un esempio concreto, quello che padre Henri Caffarel, fondatore degli Équipe Notre-Dame, chiamava il dovere di sedersi, il dovere di prendere del tempo, perché l'amore ha bisogno di spazio e di tempo, prendere del tempo per stare insieme. E ricordatevi che San Tommaso d'Aquino, già a suo tempo, nella Summa Contra Gentiles, diceva: dopo l'amore che ci unisce a Dio, l'amore coniugale è la più grande amicizia. I santi capivano che non c'è eros e non c'è solo agape, c'è un'amicizia che deve unire gli sposi. E i nostri figli hanno bisogno di questo, hanno bisogno di vedere questo amore, hanno bisogno di vedere che le loro radici sono sane, sono unite. E passiamo, a proposito dei figli, al terzo e ultimo punto di questa riflessione. Vorrei partire da un'altra Teresa, la Madre Teresa, che aveva questi piccoli detti che percuotevano l'anima. Diceva: si può insegnare senza parlare. Si chiama esempio. Si può insegnare senza parlare, si chiama esempio. E quante persone nella nostra vita ci hanno trasmesso lezioni, buone o non buone, proprio con il loro esempio. Emerson già diceva: il tuo fare parla così forte che non riesco a sentire quello che dici. Nel senso che dalla tua vita io imparo se la tua parola è credibile o meno. Vorrei prendere un esempio che apparentemente è molto distante dalla nostra riflessione su Teresa. Un paio di mesetti fa ho visto un piccolo documentario su una delle fondatrici del movimento Femen, che si chiama Oksana. Questa Oksana nasce a Kiev, o vicino a Kiev, in una famiglia molto religiosa. Sia il padre sia la madre sono molto religiosi, e sono talmente religiose che anche lei è immersa in un contesto religioso, fa una scuola di iconografia ed è molto dotata, e racconta in una intervista che a 12 anni sente la chiamata religiosa, sente di essere chiamata alla vita religiosa. E dice: a causa della bellezza che incontravo nelle icone, eccetera, volevo proprio essere vicina a Dio. E dice, ve la cito letteralmente: ero sul punto di sposare Gesù. Siccome era esiliata in Francia, lo dice in francese: j'étais sur le point d'épouser Jésus. Ero sul punto di sposare Gesù. Cioè, pensate che è il linguaggio nuziale che utilizza questa ragazza. E fui tanto sorpresa quando mia madre considerò tale fatto come tragedie. Cioè il fatto che voleva consacrarsi per la tragedia. Mi fai morire presto. E questo mi causò molto dolore e mi misi a piangere. E nella riflessione che fa in un'intervista nel 2017 dice: è stato il momento in cui ho messo in discussione tutta la mia fede. Perché era un grande paradosso, una grande contraddizione per me. I miei genitori erano molto religiosi, credevano in Dio, andavano in chiesa, ma rifiutarono il fatto di dare la mia vita a Lui. Non comprendevo, non capivo, perdono. E qualcosa si è rotto nel mio spirito. Ora, il documentario finisce tragicamente perché questa ragazza
militante per una causa che si può ragionare sulla sua bontà e sull'opportunità o meno delle sue manifestazioni, a volte blasfeme, ma si manifestava, perché il documentario prendeva parti proprio della vita di questa ragazza, si vedeva lontano un miglio quanta irrequietezza c'era. Perché già un grande teologo, von Balthasar, diceva: quando non rispondi a una grande chiamata, c'è una irrequietezza che quasi ti perseguita per tutta la tua vita. E purtroppo, forse non lo sapevate, ma questa militante si suicida nel 2018. Questa è una vera tragedia, non rispondere alla chiamata di Dio. Questa è una vera tragedia e vorrei pensare alla mamma di questa ragazza, non giudicandola, ma pensando forse al rimpianto di aver detto no al Signore. Ricordiamo ciò che diceva Papa Benedetto: Dio non prende niente e ci dà tutto, anche quando diamo tutto a Lui. Quella santa appesa lì, Santa Edith Stein, diceva: Dio non si lascia superare in generosità. Che c'entra tutto questo con la vita di Teresa e con l'insegnare di Teresa? Ebbene, i genitori di Teresa, anche se sono un po' prima del giornalista e poeta Léon Blois, penso avevano capito che la più grande tristezza non è quella di non avere nipoti o avere nipoti, perché ieri vi metto un po' un aneddoto proprio fresco della giornata di ieri, non di oggi. Ero a tavola, e sicuramente la persona è presente qua, e si è fatta una riflessione. Mi diceva quella persona: certo, i genitori di Teresina sono stati privati da tutte le figlie della gioia della nonnanza, della gioia di diventare nonni, perché tutte sono diventate religiose. Ma non era la loro lettura, non era la loro visione. Perché avevano lo sguardo di Cristo, contemplavano il mondo con gli occhi di Dio. Infatti, per loro era una grande gioia, e vi do due esempi proprio per non immaginarli queste gioie. Quando Céline è l'ultima figlia che resta ancora a casa, accompagna il papà che inizia ad avere una salute, ma anche una salute mentale vacillante, e nel 1888 comunica al papà il suo desiderio di raggiungere le sorelle al Carmelo. Vi lascio immaginare per qualche secondo la reazione di questo uomo che inizia ad essere poco autonomo. E invece vediamo cosa dice la figlia di lui nel processo. Mi disse: andiamo insieme davanti al Santissimo Sacramento per ringraziare il Signore delle grazie che ha dato alla nostra famiglia e onorarlo per il fatto che ha scelto delle spose dalla nostra casa. Sì, il buon Dio mi ha fatto un grande onore chiedendo a me tutti i miei figli. Se avessi qualcosa di meglio, gliel'avrei data anche quella. Perché sono diventati santi? Per questo sì nel quotidiano, per questa lettura non mondana, ma secondo il cuore di Dio. E badate, non spingevano le figlie nel convento, infatti questa delicatezza dei genitori la vediamo in una lettera della madre, quindi diversi anni prima. Quando la figlia inizia a pensare alla vita religiosa, dice: non la incoraggiavo, ma nemmeno la spingevo. Perché? Perché ciò che contava era fare la volontà del Signore, doveva discernere la volontà del Signore. E scrive: purché segua la vocazione che il Signore le darà, io sarò contenta. I santi sono questi. Non sono le persone che fanno cose straordinarie, sono le persone che vivono il mistero di Nazareth nel loro quotidiano. E il mistero di Nazareth a volte è banale agli occhi del mondo. Una ragazza che vuole andare al Carmelo e fa il giro del mondo, passando per Roma davanti al Papa, per avere un sì. È un uomo che si ammala, è una donna che muore di cancro. La santità
non ha vie predefinite tranne una, quella di un sì incondizionato al Signore. E questo sì incondizionato al Signore da dove viene? Non viene dalle nostre forze, viene dall'affidamento, dalla piccola via, da tutto ciò che chi era presente abbiamo detto l'altro giorno su Teresina. Ci restano ancora 3-4 minuti, quindi inizio a tirare le conclusioni. Vi avevo detto che questo terzo punto è sull'educazione dei figli alla fede. I genitori Martin parlavano dei figli alla fede e vedremo un paio di esempi. Vorrei finire con un paio di letture dai manoscritti di Teresina. Ma vorrei anticipare questa riflessione su questi santi che irradiano senza saperlo, con una bellissima immagine di un grandissimo teologo del XX secolo. Ancora non lo conoscete, ma probabilmente sarà prossimamente beato e forse anche canonizzato. La sua causa è stata aperta. Si chiama Henri de Lubac, che scrive: attraverso la più spessa muraglia di una prigione buia e sotterranea, la più piccola fenditura è sufficiente per attestare il sole. Così è in questo mondo opaco e pesante. Un incontro furtivo con un santo è sufficiente per attestare Dio. Perché vi faccio questa citazione? Traduco anche la citazione per chi, stando in piedi o stanco, non avesse seguito. Dice: se tu sei in una muraglia dove c'è un muro spessissimo che ti separa dai raggi del sole, basta una fessura che fa entrare la luce per darti prova che è giorno e non notte, che esiste il sole. E così anche in questo mondo, che a volte è opaco, fatto di guerre, di abusi, fatto di tante cose non belle, la presenza di un santo è sufficiente per attestare Dio. E questa è l'educazione di cui parla Madre Teresa. Questa è l'educazione di cui parla Madre Teresa. Non sono le parole, non è l'eloquenza della bocca, è l'eloquenza dell'esistenza. Si può insegnare senza parole, si chiama esempio. Perché con quello che sai insegni, con quello che sei incidi, e incidi col dito di Dio. Ed è quello che hanno avuto la grazia di vivere in quel nido di amore le sorelle Martin. E vi vorrei leggere 2 paragrafi per manifestare come l'insegnamento era anche con le parole, gestis verbisque si direbbe, quindi con i gesti e con le parole. Sono testi della piccola Teresina e penso che per la loro semplicità, a differenza di de Lubac, non avrebbero bisogno di una parafrasi. Quando il predicatore durante la messa parlava di Santa Teresa d'Avila, papà si chinava verso di me e mi diceva piano: ascolta bene, reginetta mia, parla della tua santa patrona. Ascoltavo realmente, ma guardavo papà più spesso del predicatore. Il suo bel volto mi diceva tante cose. Qualche volta gli occhi gli si riempivano di lacrime che egli si sforzava inutilmente di trattenere. Pareva che già fosse staccato dalla terra, tanto l'anima sua sapeva immergersi nelle verità eterne. Chi legge i manoscritti di Thérèse vede il DNA spirituale che è trasmesso, non soltanto le sembianze fisiche, ma la conformazione del cuore. Seconda citazione: quando sono a casa, con la sua bella voce cantava delle arie che empivano l'anima di pensieri profondi. Oppure, cullandoci profondamente, diceva delle poesie improntate di verità eterne. Dopo salivamo per fare la preghiera in comune e la regina, quindi lei, era vicina al suo re. E lì conclude, e concluderò io, con una frase che auguro a tutti i genitori tramite noi, ma anche a tutti i genitori spirituali, di non sentire ma almeno vivere nella loro vita. È un desiderio grande che prego, perché non soltanto bisogna desiderarlo, ma trasformarlo in preghiera per tutti noi. Quindi dico e lascio il tempo al silenzio per meditare.
non avevo, dice Teresina, che a guardarlo per sapere come pregano i santi.